cazzo si dice in italiano? I'm nervous now. Ciao. Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi faccio un nuovo video e oggi è una giornata molto speciale perché ovviamente non sono da solo. Sono qui con la mia cara amica, si chiama Carol. Ciao a tutti. Carol è italiana e ma vive qui nella città, si chiama Richmond, Virginia, che è il capoluogo, sì. Capitale. Capitale. È la capitale dello stato di Richmond Dello stato della Virginia. Oh yeah, dello stato di Virginia. Yeah. E Carol viene dalla provincia di Monza, vicino a Milano. E, ma sì, ovviamente la sua vita è qui negli Stati Uniti, quindi oggi volevo fare due chiacchiere con lei e parlare delle cose dell'Italia, della vita in Italia versus la vita in America. Ok. Quindi... Pronti? Pronti? Sì, siamo pronti. Quindi Pronti. la prima domanda è: quando sei venuta qui per la prima volta? Allora, sono arrivata nel 2017, quindi Ok. 3 anni e mezzo fa circa, E perché? perché stavo facendo la ragazza alla pari. Quindi sono arrivata qui col visto J1 e l'ho tenuto fino al 2019, il visto J1, e poi l'ho cambiato. Ho fatto il cosiddetto adjustment of status, quindi ho praticamente cambiato il mio status, ho fatto l'aggiustamento di status e ora sono con la green card. Sì, e hai sempre avuto il piano di prendere la green card? In realtà no, la cosa divertente è che io sono partita nel 2017 pensando di stare qui solamente un anno, perché non volevo fare la ragazza alla pari per più di un anno, all'epoca nel 2017 mi ero appena laureata e avevo in mente di venire qua, stare qui un anno e poi tornare in Europa e fare un master in Europa. Non volevo stare in Italia, però volevo farlo, non lo so, in giro per l'Europa. E invece poi sono rimasta, ho esteso per il secondo anno, quindi ho finito per fare la ragazza alla pari per 2 anni praticamente. E la cosa divertente è che durante il mio primo anno ho conosciuto Sam, che poi è quello che è diventato, scusate per i rumori, quello che poi è diventato mio marito. Quindi poi mi sono sposata e sono rimasta qua. Sì. Hai piani di trasferirti di nuovo in Italia? Questa è una bella domanda. Allora, credo la risposta per il momento sia no, perché la mia vita per il momento è qua. Sì. Ho un lavoro, vivo con Sam, abbiamo in mente di farci una famiglia ovviamente. Mi piacerebbe tantissimo tornare in Italia a vivere, però per il momento la risposta è no. Ogni tanto in realtà ne parlo con Sam e cerco tipo di convincerlo, dire no, magari in futuro ci trasferiamo in Italia, però lui non parla italiano. Sì. E qualche parolina in realtà, però non parla bene l'italiano. Ok. Lo parli meglio tu. Quindi sarebbe comunque un problema per lui. Ma pensi che a lui piacerà vivere in Italia? Secondo me sì. Secondo me sì, perché si mangia benissimo, molto meglio rispetto che qua. Poi mi dirai. Sì. Quindi secondo me sì, mi piacerebbe. Ok. Quindi non so, magari in futuro. Magari, chissà cosa succederà in futuro. Esatto. Però tornare in visita sicuramente sì. Sì, In decisamente sì, Italia. senza dubbio, sì, il bel paese. Ma io non lo so. Perché non sono mai stato, non ci sono mai stato. Comunque, A breve andrai però. Vero? cosa? A breve andrai. Sì, spero che a breve andrò, o anche andrò Lasciamoli in di là. Italia. Poi ci dirai se ti piace. Sì. E un'altra domanda, che ti manca di più della vita italiana? Adesso che vivi qui da anni. Questa è un'altra bella domanda. Mi manca fare aperitivo. Ok. Mi manca fare l'aperitivo. Mi manca in realtà un po' tutto della cultura italiana. Ho iniziato ad apprezzare la mia cultura, la nostra cultura italiana, una volta che sono arrivata qua. Quando vivevo in Italia non è che non l'apprezzavo, però la davo un po' per scontata, sai, alla fine
ci ho convissuto per 23 anni, perché quando sono partita ne avevo 23, e quindi per me era la normalità alla fine, non era niente di speciale. Però poi quando sono venuta qua mi sono resa conto che in realtà era speciale, è speciale la cultura italiana, ti appartiene alla fine, e quindi mi manca un po' tutto dell'Italia, compresa famiglia e amici ovviamente. Sì, e quanto spesso sperimenti homesickness? Non so la parola. Quanto spesso ti manca casa, direi. Ok, quanto spesso ti manca casa? Se ci penso, sempre. Se mi fermo a pensarci, mi manca comunque, ovviamente. Perché qua dell'Italia, alla fine sono qua da sola, nel senso che comunque non ho nessuno della mia famiglia, nessuno dei miei amici, quindi Sì. per me loro sono casa. Però va bene, alla fine durante la giornata cioè nel senso faccio le mie cose tranquillamente, vado al lavoro, vado in palestra, faccio le mie cose tranquillamente. Anche perché comunque li sento abbastanza spesso i miei famiglie, i miei amici e la mia famiglia. Però ovviamente vabbè, mi mancano sempre. Sì. Non è come averli qua. Quindi su questo argomento c'è una cosa di cui davi per scontato nell'Italia che adesso ti manca? Tutto. È un po' come alla fine la stessa risposta di prima, un po' tutta la cultura. Se dovessi pensare a qualcosa in particolare, sì. Forse è una cattiva domanda. No, in realtà no, ho Dopo- qualcosa. I pranzi e le cene in famiglia, noto che qui in generale le famiglie non si siedono, non tutte, però spesso e volentieri, le famiglie qui in America non valorizzano il tempo speso a tavola tutti assieme così tanto come lo facciamo noi in Italia. Sì. Vero? Sì. Decisamente sì. Ok. Sì. I pasti qui sono mangiati molto veloce. Esatto. Di solito specialmente questi giorni, in passato decisamente più di ora, ma questi giorni direi che tante famiglie non cenano insieme, mangiano È vero. insieme. Sì, non c'è lo stesso enfasi sul tempo con la famiglia? In famiglia. Sì, in famiglia, sì. Concordo. Sì. Comunque, ovviamente, visto che Carol vive qui, Carol sa parlare inglese molto bene, ma su questo argomento hai mai sperimentato un frainteso divertente o imbarazzante con le differenze tra le lingue o tra le culture italiane e americane? Allora, in realtà sì, ero a casa di amici, stavamo mangiando e a casa mia in Italia, come penso a casa di tutti gli italiani, la tovaglia quando si mangia è giù sul tavolo solamente durante il pasto, poi la si toglie. Invece qua negli Stati Uniti ci sono alcuni italiani che non la utilizzano per niente e invece alcuni, ho detto italiani, volevo dire americani, alcuni Sì, americani non la utilizzano per niente. Invece alcuni americani ce l'hanno giù sul tavolo la tovaglia giorno e notte, tipo di bellezza. E questo era il caso dei miei amici e io vabbè non lo sapevo, pensavo fosse una tovaglia che poi andava in lavatrice e io mi dovevo pulire la bocca, in quel momento non trovavo il tovagliolo, una roba abbastanza urgente che mi dovevo pulire la bocca, ho utilizzato la tovaglia e mi hanno guardato tutti malissimo in tavola. E mi ricordo che si sono messi poi anche a ridere perché io ho detto vabbè raga, poi non la mettete in lavatrice la tovaglia. Che fai? E loro mi hanno detto no, che era di bellezza. Oddio. Quindi, figura di merda. Sì, Però è una vabbè. cosa in realtà che non lo sapevo. Quindi oggi ho imparato una cosa della tua cultura. Quando vai in Italia. Quindi Sì. quando andrò in Italia è aspettato che io userei la tovaglia? No, in realtà no, non utilizzare la tovaglia. Ok. Utilizza il tovagliolo. Solamente in caso di emergenza, vabbè. Ok. Era un caso di emergenza. Ok, buono. Però utilizza il tovagliolo. Sì, ok, sì, buono da sapersi, Esatto. decisamente. E ci arriviamo. Sto guardando al mio telefono per le domande. Trovi
trovi che gli stereotipi americani sono veri o falsi? O un Per la po' maggior di- parte veri. Davvero? Per la maggior parte veri, sì. C'è uno nello specifico che viene in mente immediatamente? Che bevete tanto, che fate festa. C'è sempre, stiamo cercando sempre una ragione per festeggiare Sì. e mangiare. Siete abbastanza pazzi, dei pazzi squinternati. E Ma alcune cose, devo dire la verità, succedono solo in America. sì, esempio? Tipo che quando vai da CVS, che è la farmacia qua, potresti non trovare lo sciroppo per la tosse perché in passato qualcuno lo utilizzava per to get high, Ah, per sì, drogarsi. Sì, sì. E quindi è passata tipo un decreto che dice che non si possono più vendere gli sciroppi per la tosse, se non dietro ricetta medica. Sì, ci sono un sacco di questi esempi delle persone americane sfruttano boh, le cose normali nella vita, gli oggetti normali che si usa per, non lo so, per fare Per curarsi. essenzialmente, no, non capisco. Comunque, ma delle cose dei sport, perché credo che qui gli sport sono essenzialmente una religione. Sì, è vero. Qui ci sono un sacco di sport. Baseball, hockey, Sì. football. Non è solo calcio. Esatto, in Sì. Italia c'è il culto del calcio. Poi vabbè, ok, c'è la pallavolo per le ragazze, ginnastica artistica, ok. Però a livello nazionale è praticamente il calcio. Invece qua a livello nazionale c'è di tutto. Ci sono, almeno 4, baseball, Football, football hockey. americano, hockey e basketball sono i Quattro 4 principali. principali. Ci sono golf, tennis, tutti gli sport, non lo so. Bowling, abbiamo anche Vero. bowling in TV. E lo anche il skate, golf. E gli scacchi, golf, tutte. Ok, un'ultima domanda per te. Ok. Adesso che vivi qui da un paio d'anni, pensi che stai diventando un po' americana, italo-americana? Ci sono le cose che in passato, no, forse ci sono le cose americane che in passato non pensavi di fare, ma adesso ovviamente Fai? fai. Sì. Tipo c'è il cibo, Sì, ci sono alcune catene di ristoranti che consideravo essere super americane e non mi piacevano, il menù non mi attirava, pensavo mamma mia che americanate, e invece ultimamente ho ordinato qualcosa. E mi sento ovviamente al 100% italiana ancora. Sì. Vabbè. Orgoglio italiano nel cuore, ovviamente. Però è ovvio che vivendo qui negli Stati Uniti da quasi 4 anni sto assimilando alcuni Usanze? No. there you go! Usanze. Sai italiano meglio di me. Usanze che prima non facevo, non avevo. Fighissimo, grazie mille caro per aver Grazie a te. fatto queste 2 chiacchiere. Mhm. E, Grazie a te, sì. sono divertita. Sì, e credo che questo è tutto, a meno che tu abbia altra Qualche cosa domanda? da dire. Viva l'Italia! Sempre e comunque. Ok, grazie per aver guardato questo video. A presto! Ci vediamo al prossimo, a presto. Ciao! Ciao.